Ciao ragazzi! In questo secondo tutorial sulla formattazione condizionale vediamo come si possono evidenziare i dati mediante scale di colori ed impariamo a modificare le regole di formattazione predefinite di Excel relative a questa categoria. Iniziamo! Come si può osservare da questi due esercizi già svolti, utilizzando l'opzione scale di colori è possibile evidenziare i valori presenti in un intervallo di dati in modo da confrontare i valori alti e bassi. In questo caso, analizzando la colonna relativa alle calorie, ho evidenziato con colori tendenti al rosso gli alimenti ad alto contenuto calorico e con colori tendenti al verde quelli a basso contenuto calorico. Nelle altre colonne, per mostrare le varie opzioni di formattazione condizionale, ho applicato i vari stili predefiniti che Excel ci mette a disposizione. È poi evidente che ho dovuto evidenziare i dati colonna per colonna, poiché è ovvio che non si possono mettere a confronto dati di natura diversa, ad esempio i carboidrati con le chilocalorie. Ma vediamo ora come si procede quando si vuole applicare una formattazione condizionale con scale di colori. Cancelliamo le regole dalle celle selezionate e selezioniamo il primo intervallo di dati relativo alle chilocalorie. Nella scheda Home, nel gruppo Stili, clicchiamo su Formattazione condizionale e selezioniamo l'opzione Scale di colori. A questo punto ci vengono proposte varie opzioni, di cui possiamo osservare un'anteprima nella nostra tabella, scorrendo su queste iconcine con il mouse. Come si può notare, abbiamo scale a 3 colori, come quelle su cui mi sono soffermato sinora, e scale a 2 colori, ad esempio questa ha solo i colori rosso e bianco, questa solamente verde e bianco e questa verde e giallo. Come avrete potuto notare, è sempre presente un'opzione e la sua inversa, cioè ad esempio in questa opzione i valori elevati sono in verde e quelli bassi in rosso, mentre nell'opzione complementare si ha il rosso per i valori elevati e il verde per i valori bassi. Siccome in genere si dà la preferenza a cibi con basso contenuto calorico, evidenziamo in rosso i valori elevati. Analizziamo ora le opzioni di formattazione avanzate con scale di colori. Andiamo ancora su scale di colori e andiamo in altre regole. Ci si apre la schermata già vista nel tutorial precedente in cui è possibile selezionare scale a 2 colori oppure scale a 3 colori. Le barre di dati le abbiamo già viste nel video precedente. Selezioniamo in questo esempio una scala a 3 colori. Abbiamo la possibilità di regolare vari parametri, tra cui il minimo, in cui possiamo scegliere tra valore minimo, opzione predefinita, numero, che ci permette di impostare il numero minimo, percentuale, formula, che vedremo nel corso di Excel avanzato, e, per chi conosce un po' di statistica, percentile. Selezioniamo per il momento l'opzione predefinita, cioè valore minimo, e decidiamo noi il colore, ad esempio un viola. Possiamo inoltre regolare i parametri del punto intermedio e come opzione predefinita abbiamo percentile con valore 50, che corrisponde alla mediana, e impostiamo per esso il colore giallo vivo. Come in precedenza, nel menu a tendina è possibile scegliere fra le 4 opzioni numero, percentuale, formula e percentile. Evidentemente qui non è presente il valore minimo. Ed infine, per il valore massimo, l'opzione predefinita è valore massimo, ma sono presenti anche tutte le altre opzioni. Lasciamo impostata l'opzione predefinita e coloriamo il valore massimo di rosso vivo. Qui in basso abbiamo già un'anteprima del nostro risultato e siccome ci piace clicchiamo su OK. Immediatamente la nostra colonna viene formattata. Vi ricordo che la formattazione condizionale è dinamica, cioè se io scrivessi un valore elevato in questa cella e premessi invio, automaticamente il colore della cella cambierebbe e cambierebbe anche il colore di altre celle presenti nella colonna. Annulliamo l'ultima modifica effettuata e vediamo un altro esempio. Si tratta della tabella climatica della provincia di Bergamo, relativa all'anno 2018. In questa tabella 3 colonne sono relative alla temperatura e quindi contengono dati dello stesso tipo. È dunque possibile formattarle contemporaneamente.
Andiamo dunque su formattazione condizionale, scale di colori e siccome di solito nelle tabelle climatiche si utilizzano i colori blu per le temperature basse e rosso per le temperature elevate, abbiamo a disposizione queste due opzioni, di cui scegliamo quella a destra poiché le temperature elevate sono in rosso. Clicchiamo e abbiamo la formattazione condizionale desiderata. Per quanto riguarda invece le precipitazioni, utilizziamo una formattazione condizionale a parte, poiché i dati non sono dello stesso tipo dei precedenti. Andiamo dunque su formattazione condizionale, scale di colori, e selezioniamo questa volta una scala a due colori, ad esempio con i valori elevati in verde e quelli bassi in giallo. Vi ricordo che se non fossimo soddisfatti del risultato, al posto di cancellare la regola, potremmo andare in Gestisci regole, selezionare la regola e modificarla. Siccome l'opzione scelta è una scala a due colori, non abbiamo più tre parametri da regolare, bensì solamente due, il minimo e il massimo. Potremmo dunque scegliere un colore rosso per i valori bassi e un colore verde vivo per i valori elevati e confermare con OK e poi ancora con OK. In questo modo, quando abbiamo un po' di tempo a disposizione, possiamo formattare le tabelle coi colori che preferiamo senza utilizzare le opzioni predefinite di Excel. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video tutorial parleremo di formattazione condizionale con set di icone. Vi aspetto! Ciao!